Vigilia di Inter-Monaco, ultima partita del girone di Champions League con l'Inter ad un passo dall'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale direttamente, senza passare dagli scomodi playoff che aggiungerebbero 2 partite in un febbraio già pienissimo così. Anche una sconfitta di misura potrebbe bastare all'Inter per passare questo turno, tant'è che il supercomputer Opta ha fatto tutti i calcoli con tutte le statistiche e ha calcolato quelle che sono le probabilità del passaggio del turno tra le prime 8, che è quello che ci interessa, e vi condivido la schermata dove ci mostra che l'Inter è al 97,7% tra le prime 8. È chiaro che l'Inter è certa del passaggio almeno ai playoff, ma l'obiettivo, come detto, è quello di arrivare tra le prime 8 evitandosi questi playoff. Al 97,7% l'Inter ci riuscirà secondo questi calcoli. Le altre italiane sono più indietro, il Milan al 73,6%, comunque a buonissime probabilità. L'Atalanta deve fare l'impresa a Barcellona con il 35,1% di possibilità, mentre la Juventus solo lo 0,8%. È veramente molto difficile vedere la Juve direttamente tra le prime 8, mentre andrà quasi certamente quindi ai playoff. È chiaro che l'Inter non sta facendo minimamente i calcoli su quanto deve perdere per passare il turno tra le prime 8. Si va in campo solo e soltanto per vincere, assolutamente, perché una vittoria vale tanto, intanto per il prestigio, assolutamente, ma soprattutto anche da un punto di vista economico, perché ci sono in ballo 2,1 milioni di euro per la vittoria della singola partita, 2 milioni come bonus per la qualificazione tra le prime 8, 11 milioni per l'accesso agli ottavi di finale di Champions direttamente, e quindi c'è un aspetto economico molto molto importante. Ma poi da un punto di vista sportivo è ancora difficile fare i calcoli, però nel club di Passione Inter stavamo cercando di fare un po' di proiezioni. Si devono giocare ancora tutte le partite, che si giocheranno tutte in contemporanea in questo turno del 29 gennaio, e scalando qualche posizione, magari arrivare terzi o addirittura secondi in questo girone. Intanto sei arrivato secondo su 36 squadre alla prima edizione di questo format, ed è un qualcosa di clamoroso, ma in teoria sulla carta hai buone possibilità di beccare un ottavo di finale più semplice, ripeto, sulla carta, poi tutto bisogna vederlo. Comunque a questa partita arriviamo con un Inter in forma, ma con qualche acciacco da gestire, con delle rotazioni soprattutto che Simone Inzaghi ha annunciato in previsione anche del derby importantissimo di domenica. Allora ne parliamo in questo nuovo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale con il click sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e soprattutto non vi perdete le novità come quella del club di Passione Inter. Abbiamo lanciato questa novità a grande richiesta, abbiamo ascoltato le vostre richieste, quindi da ora è possibile abbonarsi al club di Passione Inter anche con la nuova formula dell'abbonamento mensile. Niente impegni a lungo termine, potete diventare soci del club di Passione Inter con una quota mensile, molto facile, molto semplice, e potete gestire le vostre preferenze accedendo fin da subito ai vantaggi della nostra community esclusiva con interisti da tutto il mondo. Trovate il link in descrizione per entrare a far parte della nostra community e trovate tutti i dettagli e tutti i vantaggi appunto del diventare soci del club di Passione Inter. Quali sono le notizie che arrivano allora dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi? Sono 4 secondo me le notizie principali. La prima riguarda la formazione. Inzaghi ha annunciato una cosa che sospettavamo e che sapevamo, perché ci ha abituati così in Champions League, quindi qualcosa a livello di formazione cambierà di sicuro rispetto alla partita contro il Lecce e in vista del derby appunto di domenica. Tra poco vediamo la probabile formazione, così la commentiamo anche da un punto di vista tattico. Ricordiamoci però, perché ho già letto dei commenti anche nel gruppo di Passione Inter, che attualmente l'Inter è quarta in Champions League, sta facendo un cammino molto importante e lo sta facendo avendo giocato praticamente sempre con tante rotazioni, quindi lo trovo normale proseguire così, soprattutto alle porte del derby e di un mese di febbraio molto complicato che ci aspetta con tante partite importantissime. La seconda notizia riguarda l'infermeria. Buone notizie su Barella, tutto ok, dopo il colpo al ginocchio a Lecce che ci ha fatto sudare freddo tantissimo. In allenamento oggi mi hanno mandato dei video, era carichissimo Barella in questo allenamento, mentre restano fuori Correa, che è fuori lista ma comunque rimane ancora ai box. Acerbi e Cianoglu saltano anche questa partita e quindi sono assenti. Cianoglu, dice Inzaghi, dovrebbe rientrare tra giovedì e venerdì, quindi anche per lui forse è difficile pensare che ci sarà dal primo minuto almeno contro il Milan.
Taremi invece, attenzione perché Taremi ha avuto un problemino, da quello che ha detto anche Inzaghi, niente di grave per fortuna, pensa di poterlo recuperare già per questa partita contro il Monaco, però è chiaro che, se oggi non è stato al meglio, anche lui potrebbe essere difficile immaginarlo titolare appunto contro il Monaco in questa partita. Terza notizia poi su Bissek, ha confermato che lo vede bene da centrale, quindi come ne parliamo noi da tempo qui su Passione Inter, è una possibilità molto concreta quella di vedere Bissek da centrale anche per questa partita, anche se poi Inzaghi, ha ribadito piena fiducia in Acerbi e De Vrij, quindi ci fa capire forse che quelle notizie che abbiamo riportato la scorsa settimana sul fatto che dall'Inter all'Inter siano arrivate rassicurazioni sulle condizioni di Acerbi siano effettivamente confermate, cioè Acerbi probabilmente è veramente vicino al recupero e quindi nella parte finale di stagione, da come ne parla Inzaghi, conta di poter fare affidamento su Acerbi e De Vrij come centrale. Quindi Bissek è un qualcosa su cui non sta ragionando in questo momento in maniera proprio così al 100%, ma solo per questa partita qua e eventuali situazioni veramente di emergenza. Io ho interpretato un po' così la sua risposta. La quarta notizia della conferenza più importante, secondo me, è quella sul mercato, dove praticamente Inzaghi ha confermato che Palacios andrà a giocare in prestito e dovrebbe firmare poi a breve con il Monza, mentre su Buchanan non si è sbilanciato, praticamente non ha risposto, perché la domanda è stata diretta proprio su Palacios e Buchanan e la parte su Palacios l'ha confermata, su Buchanan invece l'ha proprio evitata, quindi Ausilio pubblicamente ne aveva parlato della possibilità di veder partire Buchanan adesso in questa finestra di mercato. C'è più di qualcuno che in queste ore sta sostenendo che Inzaghi non voglia far partire Buchanan a gennaio a meno che non ci sia un sostituto. Quindi magari anche per questo io l'ho vista così, su Palacios ha risposto e su Buchanan no, quindi è ancora una situazione da decifrare e da definire. Parlando però della partita, partiamo dalle probabili formazioni. Allora, come dicevo, condivido anche lo schermo, eccoci qua. Da un lato l'Inter col 3-5-2, Sommer tra i pali, Pavard, Bissek e Bastoni. Questa è la formazione che Inzaghi ha provato nella rifinitura di oggi, con Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, centrali Frattesi, Aslani, Mkhitaryan e in attacco, ragazzi, Arnautovic e Lautaro Martinez. Sono curioso di leggere i vostri commenti, però questa è la formazione che è stata provata. Inzaghi ha detto che ha ancora dei dubbi, ma vedremo nelle prossime ore. Al momento si va verso questa formazione. Ricordo che abbiamo Barella e Dumfries diffidati, quindi in caso di ammonizione salterebbero la prossima partita di Champions League e le diffide si cancellano dopo i quarti di finale, quindi eventualmente la diffida rimane anche per gli eventuali spareggi, ottavi e quarti di finale stessi. Bissek quindi al centro potrebbe far rifiatare De Vrij, che sta giocando tantissimo. Continuità per Frattesi, mi piace questa scelta di dare continuità alle prestazioni di Frattesi. Torna Aslani in regia, che non aveva giocato dal primo minuto contro il Lecce. Chissà allora che questo non possa voler dire un ritorno di Zielinski magari da centrale per la partita di domenica nel derby. Di Marco ha riposato, ne aveva bisogno, quindi può tornare al primo minuto. Arnautovic Lautaro mi incuriosisce molto. Immagino che possa esserci anche una staffetta per preservare Thuram e Lautaro in vista del derby, si alterneranno magari quando entra Lautaro potrebbe uscire Thuram. Ecco, togliere Thuram in questo momento è veramente una scelta difficile comunque, soprattutto contro una squadra come il Monaco, un Monaco che giocherà tendenzialmente me lo aspetto piuttosto alto e anche molto aggressivo nell'atteggiamento anche dal punto di vista fisico. Stasera poi in live faremo un'analisi più completa anche da un punto di vista tattico, vi porto anche dei numeri sul Monaco, una squadra molto forte fisicamente con tantissimi giocatori di talento dal centrocampo in su in modo particolare, una squadra che sa adattarsi al gioco degli avversari, dall'altro lato però soffrono anche le transizioni veloci perché lasciano spesso i centrali anche scoperti e al duello uno contro uno praticamente. Quindi il Monaco tra l'altro in questo momento è 10° in classifica in Champions League e ha subito, se non vado mi sembra 10 gol fino a qua, quando l'Inter invece ne ha subito soltanto 1 e hanno chiuso con la porta inviolata solo 2 partite su 7 in questa Champions League. Tra l'altro siamo un pochino sfortunati anche perché questo Monaco stava attraversando un momento di difficoltà, non vincevano da più di un mese in generale tra campionato e Champions e poi invece hanno battuto l'Aston Villa in Champions all'ultimo turno e hanno rimesso un po' in discussione la qualificazione, tant'è che anche loro con una vittoria possono sognare di arrivare tra le prime 8 e soprattutto si garantiscono di rimanere testa di serie.
nel sorteggio dell'eventuale spareggio. Quindi loro vanno a caccia di punti e poi hanno vinto anche una partita molto intensa contro il Rennes nell'ultimo turno di campionato, quindi si stanno un pochino rimettendo a posto dopo un periodo di difficoltà. È una squadra, questo Monaco, che, diciamo cerca di fare possesso palla, cerca di tenere il pallone e di giocarlo, anche in trasferta cerca di andare a controllare il pallone. Non hanno un vero e proprio killer in area di rigore, cioè un vero e proprio giocatore che converte tantissime occasioni da gol in gol appunto, però è una squadra che tira molto, comunque riesce ad arrivare spesso alla conclusione e soprattutto in trasferta, sfrutta molto bene i calci piazzati, in particolar modo in Champions League. Cercano proprio di far valere la loro fisicità, soprattutto in trasferta. Quindi dovremo stare attenti perché è forse una delle poche squadre in circolazione più forte o comunque forte fisicamente quanto l'Inter ed è sicuramente molto attrezzata e pericolosa da questo punto di vista. Vi ricondivido anche la probabile formazione del Monaco, che ha, fuori Singo, un'assenza importante, giocatore per loro importante difensivamente, non solo, è in dubbio anche Zaccaria davanti la difesa, che ex Juventus, giocatore di rottura davanti alla difesa, anche lui, rilevante per gli equilibri della squadra. Giocheranno quindi probabilmente con un 4-2-3-1 con Majewski in porta, Wanderson, Salisu, Kerrer, Mawissa in difesa, Zaccaria se recupera con Camarà, quindi Akliush, Minamino e Ben Seguir. Ben Seguir dovrebbe essere il capocannoniere in questo momento della squadra per gol segnati in stagione, alle spalle di Embolo, attaccante ex Borussia Mönchengladbach, come l'allenatore Hutter, che tra l'altro il Borussia ha allenato proprio Sommer e Thuram, quindi se li ritroverà di fronte. Queste sono quindi le probabili formazioni, come detto in diretta questa sera poi approfondiremo anche gli aspetti più tattici di questa partita, si giocherà alle ore 21, diretta su Prime Video esclusiva in Italia, tutte le partite saranno in contemporanea, quindi vedremo anche raffiche di gol da commentare in diretta, la classifica che si aggiornerà in tempo reale e succederà un po' di tutto. Scopriremo solo alla fine dove saremo piazzati, ma è chiaro che quest'Inter va in campo per vincere, siamo fiduciosi. È un Inter che secondo me si sta ritirando al lucido proprio nel momento più importante della stagione, quindi sarà poi la spinta di San Siro a spingerci ulteriormente in questa partita. Fatemi sapere quali sono le vostre aspettative, soprattutto sulla formazione. So che arriveranno tanti commenti, li aspetto qui sotto, ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter, trovate il link in descrizione come detto per entrare a far parte della nostra community. In descrizione trovate anche il link ad un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.